questo video voglio parlarvi di un argomento che è un po' la sintesi di quello che sta avvenendo ormai da anni a causa di numerosissimi fattori, cioè il fatto che ci stiamo ognuno di noi trasformando in una copia di altre persone. Tutti noi che desideriamo il successo significa ciò che desideriamo ognuno di noi dalla nostra vita, ciò che vogliamo diventare. Osserviamo gli altri per poterlo diventare, osserviamo le persone che già sono riuscite a raggiungere questo loro scopo. Però facciamo un errore enorme, che cerchiamo di essere come loro. In realtà dobbiamo vedere innanzitutto perché quelle persone hanno raggiunto il successo che loro desiderano. Quindi prima di tutto c'è una parola chiave che è successo. Cosa è per noi il successo? Quindi se vogliamo al massimo osservare la vita di queste persone, la storia, le strategie che hanno messo in atto di queste persone, dobbiamo osservare persone che hanno avuto hanno uno scopo, un obiettivo simile al nostro. La seconda cosa è ovviamente guardare il percorso. Quelle persone sono chi sono perché hanno fatto un percorso e hanno ottenuto il successo che desiderano dalla loro vita perché erano esattamente in linea con loro stesse. Cosa significa? Erano riuscite ad amplificare le loro caratteristiche fino a raggiungere il loro obiettivo. E il fatto è che siamo unici nell'universo. Ognuno di noi ha un codice genetico completamente diverso dall'altro e quindi nessuno è più bravo di te a fare te. E quindi tu sei l'unico, l'unica che può raggiungere il successo che desidera dalla propria vita, perché il tuo scopo è unico, appunto, nell'universo. Detto questo, quindi l'errore che noi facciamo è prima di tutto copiare gli altri. Quando chi è riuscito a raggiungere i risultati che ha raggiunto è perché è riuscito ad essere la sua versione migliore, appunto, di se stesso, di se stessa. Quindi al massimo tu dovrai essere la versione migliore di te stessa o te stesso. Il secondo errore è che spesso, anche quando non copiamo, ma osserviamo e prendiamo ispirazione, diciamo in momenti sbagliati del business o dei progetti di altre persone. Cosa significa? Che se noi non siamo nello stesso contesto, nello stesso momento del business in cui si trova la persona che stiamo copiando, comunque osservando, comunque prendendo ispirazione, ovviamente stiamo sbagliando il tempo con cui la guardiamo. Cioè, in poche parole, io, se voglio diventare un'azienda, e sto banalizzando moltissimo, che ha 30 dipendenti e io sono uno, non devo guardare l'azienda che ha 30 dipendenti, ma devo guardare l'azienda che ne ha una e che vuole arrivare ad averne 30, oppure la persona che ne ha 30 e racconta come ha fatto a raggiungere 30 dipendenti. Ecco quindi che l'errore madornale, ma enorme, tantissimi nostri clienti della nostra agenzia IFE fanno, è quello di osservare momenti sbagliati del business di altre persone. Ma dobbiamo osservare le stesse persone. Ma un altro errore che noi facciamo è quello di, come abbiamo detto, copiare. Abbiamo detto che è quello di osservare un momento del business che è sbagliato, e un altro, come abbiamo detto, è avere uno scopo diverso. Quanti imprenditori, imprenditrici sono su Instagram, nei social e lavorano come fossero degli influencer? Tantissimi. Gli imprenditori, le imprenditrici sono imprenditori e imprenditrici, non sono influencer. Poi qui si apre tutto quanto un pensiero che io ho dietro questa cosa, che per me l'influenza è una conseguenza di un imprendere e quindi l'influencer in sé per sé, diciamo che come mestiere puro lo capisco veramente poco, però come una conseguenza di essere chi sono, di svolgere un lavoro, svolgere un'attività, svolgere una qualsiasi cosa, è appunto una conseguenza di quello che faccio, e quindi bisogna andare a comunicare in un certo modo, ma soprattutto guardare l'obiettivo.
Quindi bisogna osservare gli obiettivi che queste persone seguono, come ho detto all'inizio del video, osservare qual è il loro obiettivo. Ci sono tantissimi imprenditori differenti, sono imprenditori che mirano al successo finanziario, altri che mirano al successo personale, alle relazioni, altri all'equilibrio tra tutte quante queste parti, come per esempio sono io. Quindi bisogna andare a osservare persone che ricercano quello che cerchiamo noi, che ci sono arrivate e che sono tornate. Quindi qual è lo strumento più efficace? È innanzitutto non creare appunto copie di noi stessi in altre persone. Sto parlando anche a chi vuole fare appunto l'imprenditore e l'imprenditrice, chi ha un'attività. L'errore anche spesso che facciamo per chi già ha un'attività è quello di voler creare delle copie di noi stessi, come se esistessero delle verità assolute, come se io ho i capelli biondi e voglio che tutti abbiano i capelli biondi. Io mangio vegetale, voglio che tutti mangino vegetale. Ognuno di noi ha la propria storia, la propria differenza, il proprio modo di essere e il nostro ruolo è quello di fare in modo che ognuno sviluppi la propria diversità. Perché se oggi abbiamo un problema grandissimo in questo mondo è proprio di standardizzazione. Abbiamo reso le persone copie di noi stessi. E il problema è che una persona che non è se stessa ma si rivede e vuole essere un'altra persona, troverà sempre dentro di sé interiormente dei conflitti, perché non è nel suo flusso dell'esistenza. Una persona che non riesce a essere come vorrebbe essere, è una persona che non sta bene, è una persona che sta male, che avrà dei conflitti continui. Perché i conflitti nascono quando c'è differenza tra ciò che noi siamo e ciò che noi vorremmo essere. Quando troviamo un impedimento tra queste due persone, è lì che proviamo un conflitto. E quindi se ci hanno sempre detto, in modo più o meno velato, la nostra società, la nostra cultura, che c'era un modo giusto di essere, allora è lì che poi da grandi troveremo dei problemi se non superiamo questo conflitto, perché non c'è un modo giusto di essere se non il proprio modo di essere, che cambia poi nel tempo, cambia continuamente. Ecco perché non possiamo trasformare le persone in copie di noi stessi. E soprattutto, anche se vogliamo prendere, come case study, osservare come altre persone hanno raggiunto il successo, dobbiamo tener conto di alcuni piccoli fattori. L'obiettivo che seguono è una delle cose più importanti in assoluto. Il momento. Osserviamo il momento giusto in cui queste persone sono cresciute, non osserviamo il momento in cui già sono grandi e copiamo le strategie che hanno utilizzato lì per lì, ma al massimo dovremo trarre ispirazione dalla loro storia, capire come hanno fatto a raggiungere quello scopo e puntare infine enormemente su chi noi siamo davvero. Biodiversità. Quando ti guardi allo specchio, quando ti senti, ti guardi, quando vedi quello che stai facendo, ricordati sempre che facciamo parte, che tu stessa, tu stesso sei parte di una delle più grandi strategie dell'universo, che esiste da miliardi di anni, che si è affinata in miliardi di anni di evoluzione. E sto parlando della biodiversità, perché noi, essendo biodiversità, siamo parte di qualcosa di ancora molto più profondo, che è la natura, perché noi siamo natura.